Salve a tutti e benvenuti a questa 32esima tappa del nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Proseguiamo con il capitolo dedicato agli anni 80 e oggi vediamo il biennio 83-84 che vede il lancio sul mercato dell'Apple Macintosh, il primo computer a interfaccia grafica destinato a rivoluzionare il mondo dell'informatica, e la nascita dell'home video con i primi videoregistratori VHS destinati invece a rivoluzionare il modo di guardare un film. Buon viaggio! Nel 1983 l'Oscar per il miglior film viene assegnato a Voglia di tenerezza, un melodramma familiare molto di moda in America in quel periodo. È diretto da James Brooks, che ne è anche il produttore e lo sceneggiatore, è interpretato, oltre che da Debra Winger e Jack Nicholson, anche da Shirley MacLaine, che con questo film vince l'Oscar più importante della sua carriera, quello di miglior attrice protagonista. Ma se Voglia di tenerezza è stato un grandissimo successo sia di critica che di pubblico, il botteghino del 1983 premia assolutamente, come era da aspettarsi, Il ritorno dello Jedi, il terzo episodio della saga di Guerre Stellari diretto da Richard Marquand. Su questo film non c'è molto da dire, se non che è in piena continuità con il progetto già avviato con il primo film. Un film che è costato 32 milioni di dollari finanziati completamente da Lucas di tasca propria, tanto per darvi un'idea di quanto gli hanno reso questi film, ma che incassa ben 500 milioni di dollari. L'impero colpisce ancora, quello di Lucas, quello vero. Flashdance è un film musicale del 1983 di Adrian Lyne, interpretato da Jennifer Beals. È la storia di una bella ragazza di Pittsburgh che si guadagna da vivere come operaia in un'acciaieria, ma il suo sogno è diventare danzatrice classica. Il sogno si realizza il giorno in cui supera, con un'esibizione improvvisata, l'esame di ammissione in un'importante scuola di ballo, e lo stesso giorno anche l'amore le sorride nella persona del suo aitante datore di lavoro. Adrian Lyne è un regista inglese che non ha fatto molti film, ma che negli anni 80 e nei primi anni 90 ha avuto un notevole successo con alcuni film ad alto contenuto erotico che sono poi diventati dei cult, come 9 settimane e mezzo, Attrazione fatale, Proposta indecente. Mentre l'attrice Jennifer Beals ha avuto questo momento di gloria con questo film per poi ridimensionarsi nei film successivi in ruoli secondari e non far più parlare di sé. Di per sé la storia è abbastanza banale, infatti i critici l'hanno stroncato, però al pubblico è piaciuto perché in America è addirittura terzo come incassi subito dopo Guerre Stellari e Voglia di tenerezza. In Italia invece è addirittura campione di incassi. Questo film è prodotto dalla Polygram Film, che è una costola dell'etichetta discografica Polygram, di proprietà della multinazionale olandese Philips, e che presto poi finirà nell'orbita della Universal. Quindi che questo film sia pieno di musiche non è un caso. Pensate quindi ai guadagni che si possono fare solo con le musiche tratte dal film. Il business dell'intrattenimento funziona così. Scarface è un film del 1983 diretto da Brian De Palma e interpretato da Al Pacino. Il film racconta l'ascesa e la caduta di un gangster fino al tragico epilogo finale. La storia è un remake dell'omonimo film di Howard Hawks degli anni 30, anche se ambientato in epoca contemporanea e nell'ambiente dei trafficanti di droga.
È uno dei pochi film in cui un gangster non viene presentato come un eroe, come ormai accadeva fin dagli anni 70. Anzi, ne viene sottolineata proprio tutta la negatività del personaggio. Anzi, i critici lo hanno pure criticato per la eccessiva violenza delle scene, per il turpiloquio quasi continuo. Si vede bene la mano pesante dello sceneggiatore, che è Oliver Stone, il quale aveva accettato di partecipare a questo progetto un po' perché aveva bisogno di soldi a causa del fallimento del suo ultimo film, La mano, di 2 anni prima, un po' anche perché lui stesso aveva problemi di droga e in qualche modo si sentiva immedesimato con il personaggio. In effetti l'intento di questo film avrebbe dovuto essere quello di scoraggiare i giovani e metterli in guardia dai pericoli della droga. Non penso che il messaggio sia stato recepito più di tanto. Al contrario di Tron dell'anno precedente, il film War Games di John Badham, uscito nel 1983, è un grande successo. Il film racconta di un ragazzino, asso dei videogiochi, che riesce a penetrare nel sistema informatico del Pentagono e senza saperlo rischia di scatenare la Terza Guerra Mondiale. Questo film esplode come una vera bomba, nonostante non sia un blockbuster, anche perché la moda dei computer si sta diffondendo proprio in questi anni a macchia d'olio nella popolazione. E anche perché il presidente Reagan in questo periodo sta proprio rispolverando la retorica della guerra fredda, quindi è un tema anche piuttosto credibile, anche perché in Unione Sovietica l'era di Gorbaciov non è ancora arrivata. Insomma, diciamo che i tempi hanno aiutato il successo di questo film, è un film che è costato 12 milioni di dollari e che alla fine ne ha incassati 75. Nel 1984 la Apple lancia sul mercato il computer Apple Macintosh, il primo computer da scrivania con interfaccia completamente grafica. Con questa tecnologia l'informatica entra nelle case private e l'uso del computer viene messo alla portata di tutti, anche da chi non ha alcuna nozione di informatica. Questo salto tecnologico costringerà presto anche la Microsoft a produrre una nuova versione del suo sistema operativo MS-DOS e che chiamerà Windows. E così la rivoluzione dell'interfaccia grafica renderà la visione dei film al computer sempre più vicina. Da oltre 10 anni la Disney e la Universal sono in causa con la Sony che vuole lanciare sul mercato il videoregistratore VHS, un prodotto che i due studios cercano di ostacolare in tutti i modi perché temono un incremento della pirateria. Ma nel 1984 la causa giunge a sentenza e vince la Sony. Da questo momento la nuova tecnologia che permette di vedere un film collegando questo apparecchio alla TV viene lanciata sul mercato domestico e aumenta enormemente la possibilità di fruizione di un film. Ben presto il film, terminato il ciclo di proiezione nelle sale e in contemporanea al passaggio in TV, verranno venduti e noleggiati anche in videocassetta. Nel giro di pochi anni gli introiti del settore home video esploderanno e supereranno largamente quelli del botteghino. Una poltrona per due è una commedia del 1984 diretta da John Landis e interpretato da Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Il film racconta la storia di due finanzieri che per sostenere che l'ambiente che fa l'uomo e non viceversa fanno una scommessa e rovinano la vita del loro direttore finanziario al cui posto mettono un barbone. Ancora una volta un altro cult movie che sarà destinato a diventare da questo momento in poi un appuntamento obbligato nelle programmazioni di tutti i network TV nel periodo natalizio. Questo è il film che lancia la carriera di Eddie Murphy, che era già un popolare showman dello programma televisivo Saturday Night Live e lavora qui in coppia con Dan Aykroyd, che era già stato utilizzato da Landis per i Blues Brothers.
John Landis, che dopo aver lanciato il filone dei college con Animal House e aver scritto e diretto nell'80 The Blues Brothers, qui invece si cimenta in un remake della commedia classica. Ma al di là di questa cornice, questo film sviluppa anche una critica feroce al capitalismo moderno, che è convinto di poter gestire le vite altrui a proprio piacimento e per il proprio profitto. Insomma, qualche residuo della New Hollywood qua e là si trova ancora. Il 1984 è l'anno di Amadeus di Milos Forman, interpretato da Murray Abrams, il film che vince 8 premi Oscar, compreso quello per il miglior film. Parla della vita di Mozart e del suo contrasto con il collega Antonio Salieri, che, geloso del suo successo, lo avvelena. Questo film è tratto da un'opera teatrale e ha avuto un grande successo sia di pubblico che di critica. E in effetti è un film interessante perché, pur non avendo niente a che fare con la realtà storica, fa comunque una riflessione sul talento che viene dato gratuitamente, inspiegabilmente, forse anche ingiustamente a persone che magari forse moralmente non lo meriterebbero neppure. Ma il campione del box office del 1984 è Ghostbuster, un film diretto da Ivan Reitman e interpretato da Dan Aykroyd e Bill Murray. Il film racconta la storia di 3 scienziati pasticcioni che scoprono il modo per catturare i fantasmi e vogliono usare il sistema per fare soldi, ma finiscono per salvare il mondo. Naturalmente si tratta di un film lanciato con la logica del blockbuster, un film con una trama molto semplice, accattivante, comica, piena di effetti speciali e così via. Un film pensato già fin dall'inizio per essere rivenduto in tante altre forme come libri, fumetti, videogiochi, pupazzetti, Lego e tante altre forme che arrotonderanno anche di parecchio gli incassi, che già sono stati notevoli, perché a fronte di un budget di 30 milioni di dollari questo film ha incassato almeno 300 milioni di dollari solo al botteghino. Ma il 1984 è anche l'anno di uscita di un altro film simbolo del periodo, Terminator di James Cameron, interpretato da Arnold Schwarzenegger. La storia racconta di un futuro in cui le macchine sono in guerra con gli uomini, guidati da John Connor, un capo carismatico che sta rovesciando le sorti della guerra. Le macchine inviano allora nel passato un androide con il compito di uccidere la madre di Connor e così impedirne la nascita. Ma anche gli uomini inviano nel passato un uomo con il compito di proteggerla. Questo è il film che lancia la carriera di James Cameron, che poi firmerà anche tanti altri successi tecnologici come Terminator 2, Titanic, Avatar. Soprattutto lancia la carriera di Arnold Schwarzenegger, che con questo personaggio si creerà un'immagine che lo accompagnerà poi per sempre. E in effetti, vista la sua scarsa espressività, l'immagine del cyborg per lui è perfetta. E per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo video parleremo del triennio 85-87, in cui accadono importanti avvenimenti in casa Fox e in cui escono alcuni altri importanti blockbuster. Grazie per avermi seguito fino a qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale e se avete commenti, osservazioni, suggerimenti scrivetemi, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata!